Rieccoci quest'oggi con gli oracoli dell'amore e gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Ebbene, che cosa chiederemo a questi due oracoli? Cosa pensa lui o lei, ovviamente, di me? Nel momento in cui appunto voi andrete ad ascoltare, a vedere appunto questo video e ovviamente le due varianti, cerchiamo di capire quindi una persona che ovviamente, ragazzi, per voi è importante, cioè qualcosa deve ovviamente rappresentare. Quindi può essere una persona con la quale avete una storia, libera o nascosta, una persona con la quale non avete una storia, ma a cui volete magari bene, comunque una persona con la quale magari non c'è mai stata una storia, magari per mancanza di possibilità, magari anche per mancanza di coraggio, se vogliamo, no? Nel in qualche modo rivelare i propri sentimenti, quindi anche una storia platonica. Comunque cerchiamo di capire appunto una persona che per voi è importante, che cosa questa persona appunto pensa e prova per voi e di voi, ovviamente sia con gli oracoli che ovviamente anche per quanto riguarda gli eventuali sviluppi futuri con ovviamente gli oracoli degli angeli del cuore, che sono molto precisi, quindi per quanto concerne proprio il vostro rapporto. Come vi ho anche già anticipato, questo sarà un video a doppia variante, quindi avrete prima variante, seconda variante, ovviamente tra le quali potrete assolutamente scegliere. Iniziamo dunque dalla prima variante e appunto iniziamo a mescolare gli oracoli dell'amore. Dunque cerchiamo di capire cosa questa persona sta pensando in questo momento di voi. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, mettiamo da parte ovviamente il resto del mazzo. Come appunto vedete, qui abbiamo 3 oracoli. Beh, direi ragazzi che il primo oracolo è tremendamente chiaro. Allora, è una persona che vi desidera, quindi una persona che ovviamente sta pensando, in qualche modo immaginando e sperando di poter avere un rapporto proprio fisico con voi. Quindi partiamo già da un dato di fatto. Questa è una persona che ovviamente pensando a voi, ovviamente pensa alla sessualità, quindi è sicuramente una persona molto attratta, è una persona a cui voi piacete veramente molto, quindi è una persona che di primo acchito, diciamo, pensando a voi, ha più di un'immagine, ecco, diciamo, in mente in riferimento ovviamente a voi. È una persona comunque sicuramente attratta, d'accordo? Quindi partiamo da un dato certo, quindi qui abbiamo molta attrazione ed è una persona che vi desidera particolarmente. Questo ovviamente sia in caso il vostro sia un rapporto più o meno libero, sia anche e soprattutto in caso il vostro sia un rapporto mai sbocciato, cioè nel senso magari semplicemente amici o comunque una persona che non vi ha mai rivelato quello che pensa e prova per voi. Ecco, quello che pensa e prova per voi ovviamente sicuramente è una forte attrazione, ripeto, nonostante magari tra voi e questa persona non ci sia nulla, d'accordo? Non ci sia magari mai stato nulla, cioè in caso voi siate ovviamente invece sempre stati attratti o attratte da questa persona, sappiate che è assolutamente ricambiato il desiderio, d'accordo? Quindi anche questa persona comunque contraccambia la vostra, diciamo, attrazione, il feeling, quel feeling, diciamo, che si percepisce obiettivamente tra due persone, d'accordo? Vediamo ora il secondo oracolo.
perché non sono in grado, perché non riesco a raccontarti tutta la verità. Allora, ragazzi, questa persona qualcosa vi nasconde o comunque qualcosa sta omettendo. Allora, in caso voi non abbiate mai avuto nessun tipo di rapporto oltre, per esempio, il classico rapporto tra colleghi oppure la classica amicizia, questa persona non vi sta ovviamente raccontando l'arcano precedente, quindi l'oracolo precedente, cioè il desiderio che prova per voi. Quindi questa persona non ha mai evidentemente esplicitato qualcosa che in realtà prova, d'accordo? Quindi, ripeto, in caso a voi questa persona piaccia, questa persona sta, diciamo, cercando di capire cosa la blocchi dal ovviamente farvi capire che anche lui o anche lei prova la stessa cosa, cioè lo stesso desiderio, cioè si sta guardando dentro questa persona. Sta cercando di capire che cosa effettivamente la blocchi in qualche modo nel palesare a voi il suo desiderio, soprattutto in caso magari questa persona sia impegnata, d'accordo? In caso tra di voi ci sia già una storia, questa persona sicuramente non, diciamo, vi sta esplicitando in maniera chiara anche qualcosa inerente al vostro stesso rapporto, cioè per esempio potrebbe avere una progettualità importante in riferimento al vostro rapporto. In caso siate fidanzati, questa persona potrebbe magari voler in qualche modo ufficializzare il vostro rapporto attraverso un matrimonio. Potrebbe volere dei figli questa persona e potrebbe magari non avervene mai parlato. Oppure questa persona potrebbe magari volervi parlare di qualcosa che per esempio magari del vostro rapporto la disturba, oppure qualcosa che l'ha ferita in passato, cioè comunque qui c'è qualcosa che questa persona ovviamente sta omettendo per ovviamente il bene del rapporto, d'accordo? Ovviamente questa persona non si sente proprio in grado di, in qualche modo, dirvi la verità, di aprirsi, di confidarsi, di appunto in qualche modo aprire il proprio cuore, la propria mente a voi. Sta cercando di capire cosa effettivamente la blocchi. Quindi, ripeto, è una persona che sta riflettendo anche sul cercare di capire evidentemente perché sino ad ora non abbia avuto il coraggio, la forza, gli strumenti adatti per appunto, per esempio, farsi avanti in caso siate soltanto amici, oppure per raccontarvi magari qualcosa che non va o qualche, ripeto, progettualità in più rispetto al vostro futuro in caso abbiate una storia. Vediamo appunto il terzo oracolo. È appunto: se potessi tornare indietro nel tempo gestirei il nostro rapporto, quindi anche noi, in modo diverso. Allora, ecco, questo oracolo, ragazzi, conferma quello che ho detto sino ad ora, cioè questa è una persona che in caso non abbiate ancora ad oggi, diciamo, una storia e siate semplicemente amici o anche colleghi o comunque semplicemente conoscenti, ecco, questa è una persona che si dà molto la colpa di questa situazione, cioè ritiene di non aver fatto abbastanza appunto per in qualche modo portare la storia a sbocciare. Quindi è una persona che, se potesse tornare indietro, se avesse la classica bacchetta magica, la imposterebbe in maniera diversa. Cioè evidentemente vi svelerebbe prima i suoi sentimenti e soprattutto desideri. In caso voi abbiate una storia, comunque una frequentazione, ripeto ragazzi, più o meno libera, questa persona la gestirebbe in maniera diversa, quindi questo va a confermare quello che vi ho detto con l'oracolo precedente, cioè che questa persona potrebbe avere della progettualità in riferimento al vostro rapporto,
che magari appunto non concretizza perché semplicemente non ve ne parla. Magari questa persona è semplicemente disabituata al confidarsi, magari è una persona che parla poco, o magari parla sì, ma di diciamo o attraverso comunicazioni superficiali, di facciata, magari è una persona che teme di mettere allo scoperto magari i propri sentimenti, quindi il proprio cuore, quindi è una persona che evidentemente magari di cose importanti parla poco, magari è una persona brillante a livello comunicativo, la classica persona che comunque sembra in qualche modo riuscire sempre a cavarsela in qualsiasi situazione da un punto di vista appunto comunicativo, in realtà è una persona magari molto timida su particolari questioni, quindi magari le questioni d'amore o le questioni che interessano l'erotismo, cioè questa è una persona che molto probabilmente vorrebbe fare di più e se potesse tornare indietro farebbe di meglio. Ecco dunque ragazzi che cosa vi nasconde, magari omette questa persona, cioè il fatto che magari ha progettualità diverse, magari vorrebbe qualcosa in più, magari vorrebbe fare qualcosa in più ovviamente con voi, vorrebbe trasformare il vostro rapporto. Questa persona però fa fatica a parlarne, quindi evidentemente fa fatica a tirar fuori tutto ciò che magari di più bello e di più prezioso ha dentro. Non riesce a palesare i suoi sentimenti e il suo desiderio. Ripeto, anche in caso voi abbiate una storia conclamata, ecco che comunque questa persona magari, ripeto, potrebbe volere un matrimonio, potrebbe volere dei figli, d'accordo? Quindi anche semplicemente iniziare una convivenza in caso siate ovviamente fidanzati, cioè questa è una persona che ha assolutamente bisogno evidentemente di aprirsi, ma non riesce ancora a farlo e di conseguenza questa situazione ovviamente gli pesa, non gli pesa il rapporto con voi, questo assolutamente no, anzi, ripeto, il vostro è un rapporto che vorrebbe vedere evidentemente approfondire e fiorire soprattutto da un punto di vista erotico, però ripeto è una persona che evidentemente non si apre almeno su questioni magari importanti, semplicemente magari perché se ne vergogna, perché è una persona che non ama mettere a nudo i propri desideri perché pensa che magari possa risultare fragile ai vostri occhi, quindi sicuramente è una persona che sente di aver sbagliato qualcosa nei vostri confronti, nei confronti del vostro rapporto, in riferimento appunto al voler fare qualcosa di più e meglio. Cioè se avesse proprio, ripeto, la classica bacchetta magica, questa persona cambierebbe proprio il modo di approcciare evidentemente a voi, in caso questa persona sia stata, diciamo, ecco, magari poco cortese con voi o in caso questa persona non si sia comportata bene con voi, ecco che questa persona non rifarebbe assolutamente gli stessi errori. D'accordo? Quindi comunque è una persona che sta riflettendo parecchio, in maniera ovviamente molto vivace, perché comunque è una persona che, ripeto, comunque vi desidera molto, cioè voi gli piacete molto da un punto di vista estetico, questo sicuramente. Vediamo ora ragazzi con gli angeli appunto del cuore di Doreen Virtù, quale appunto sarà il vostro futuro, come procederà ovviamente la vostra frequentazione. Perfetto, allora allontaniamo ovviamente come sempre il resto del mazzo. Allora, come primo oracolo abbiamo vero amore, questa potrebbe proprio essere l'amore della vostra vita, cioè la persona che fa per voi. Allora, queste carte, questi oracoli rimandano ovviamente al karma, quindi sicuramente questa persona è entrata a far parte della vostra vita per percorso karmico, quindi
è e sarà inevitabilmente una persona che in un modo o nell'altro risulterà fondamentale e importante per il vostro percorso di vita, quindi qualcosa vi darà, qualcosa vi insegnerà. E soprattutto ovviamente per quanto concerne i sentimenti, questa è una persona che è entrata a far parte della vostra vita perché ovviamente deve farvi in qualche modo sperimentare e assaggiare l'amore in qualsiasi forma esso sia. D'accordo? Quindi questa è una persona che proprio per percorso karmico è entrata a far parte della vostra vita per portarvi amore o comunque in qualche modo per farvi entrare a contatto magari con una nuova forma di amore o comunque anche semplicemente cercando di farvi comprendere quale tipologia di persona possa essere la vostra persona giusta, con magari particolari caratteristiche, temperamento, con un determinato carattere, modo di fare. Quindi questo oracolo vi comunque impone una certa riflessione in riferimento, diciamo, alle vostre scelte del passato, quindi magari a partner che obiettivamente non facevano per voi, non erano per le vostre corde, e invece magari questa persona che potrebbe essere invece la persona giusta per determinate caratteristiche, d'accordo? Quindi sicuramente è una relazione o comunque un rapporto che andrà avanti in futuro approfondendosi, cioè voi vi renderete conto di quello che questa persona prova per voi, cioè non rimarrà più un mistero ovviamente, soprattutto in caso ovviamente tra di voi non ci sia stato in qualche modo nulla di più che magari una semplice amicizia o conoscenza, e ovviamente inizierà a diventare un rapporto molto più, ripeto, profondo, molto più sentito, sino a che vi porterà anche voi a rendervi conto che evidentemente provate qualcosa in più, cioè è una carta che parla proprio della nascita di emozioni che vi faranno capire che questa potrebbe essere proprio la persona giusta. Arriviamo ora al secondo oracolo e qui abbiamo meriti amore, sei degno, sei degna ovviamente di essere amata o amato. Allora ragazzi, è chiaro che questa carta, questo oracolo ci mette in grande evidenza il fatto che comunque voi abbiate bisogno comunque di essere appunto amate o amati, che abbiate bisogno appunto di essere apprezzati o comunque apprezzate, e che qualcuno comunque si prenda dolcemente cura del vostro cuore, qualcuno che quindi non vi illuda, qualcuno che non vi prenda in giro, qualcuno che non vi procuri sofferenza. Ecco, questo oracolo vuole in qualche modo rassicurarvi sul fatto che voi siete e sarete sempre e per sempre, ovviamente degne di essere assolutamente amate, stimate, rispettate, e che sicuramente questa potrebbe essere appunto la persona giusta in grado di poterlo fare. Questa è una carta che vi invita a non guardare più al passato, cioè è una carta che vi invita a non guardare più magari anche i vostri stessi errori, cioè a prescindere ragazzi da tutto ciò che possa essere accaduto in passato, voi andrete e dovete andare incontro all'amore, a un nuovo sentimento, ovviamente consapevoli e consci però del vostro valore, d'accordo? Quindi quanto più voi lascerete spazio ai vostri sentimenti, ascolterete le vostre emozioni, dando valore e peso alle vostre emozioni, soprattutto rendendovi conto che voi avete il diritto di essere ovviamente amati e amate, di essere persone di grande valore, quindi nel momento in cui voi andrete ad accrescere la vostra autostima, ecco che questo in qualche modo verrà colto anche dagli occhi di un'altra persona
quindi dell'altra persona, in questo caso ovviamente del soggetto della stesa, della persona di cui stiamo appunto chiedendo agli oracoli, ed ecco che voi apparirete agli occhi di questa persona ancora più attraenti, d'accordo? Quindi il sentirvi meritevoli di amore in qualche modo andrà ad attirare ancora di più l'amore degli altri, questo in particolar modo nel rapporto con questa persona, d'accordo? Quindi sicuramente in futuro avrete modo ancora di procedere nel rapporto o nella conoscenza con questa persona, molto più consapevoli del vostro valore. Questo vi renderà ancora più forti, determinati, affascinanti ovviamente agli occhi dell'altra persona, una persona che potrebbe proprio rappresentare, perché no, la persona giusta, appunto, il vero amore, comunque una persona, diciamo, adatta a percorrere al vostro fianco una parte del vostro percorso karmico sentimentale, d'accordo? Quindi direi che questa è stata una stesa molto bella, una stesa che si riferisce ad una persona, lui appunto a lei particolarmente attratta, appunto attratto rispetto a voi, una persona che vi desidera moltissimo, una persona che vorrebbe aprirsi di più a voi, sente di non riuscire a confidarsi appieno con voi, una persona che se potesse non rifarebbe gli errori del passato o imposterebbe il vostro rapporto in maniera diversa, una persona che comunque continuerà a far parte del vostro futuro in un rapporto decisamente molto più approfondito, dove entrambi appunto inizierete a percepire in maniera molto più chiara e conclamata delle emozioni o comunque una progettualità eventualmente appunto più seria. Come sempre, ovviamente, a questo punto, appunto, visto che parliamo di percorso karmico, buon percorso karmico con questa persona e come sempre, ovviamente, a presto! Iniziamo dunque la seconda variante, dunque per tutti coloro che hanno scelto la seconda variante, allontaniamo momentaneamente gli angeli del cuore, iniziamo invece a mescolare gli oracoli dell'amore. Vediamo un po' cosa pensa di voi questa persona. Perfetto, dunque allontaniamo il resto del mazzo dal tavolo di stesa e iniziamo con il primo oracolo. È tutto così oscuro senza di te. Allora, questa è una persona che prova immediatamente molta mancanza per voi. In caso ovviamente non vi vediate, non vi sentiate da un po' di tempo, qualche giorno, qualche settimana, o comunque in caso voi stiate chiedendo di una persona con la quale avevate appunto una storia, ecco che appunto questa persona sente terribilmente la vostra mancanza, ma ovviamente si può anche trattare di una persona che per esempio per ragioni personali, perché appunto magari è una persona impegnata, oppure anche per questioni professionali, debba ad esempio viaggiare o comunque allontanarsi dalla sede di residenza, ecco che quindi questa persona, dovendovi stare appunto lontana, sente tanto la vostra mancanza, anche semplicemente per qualche giorno, Cioè questa è una persona che effettivamente senza di voi vede veramente tutto oscuro, cioè una persona che sente in voi non soltanto un'eventuale presenza importante da un punto di vista erotico e sentimentale, qui andiamo ben oltre, cioè questa è una persona che diciamo
sente proprio il bisogno di avervi accanto, perché è come se voi foste un po' una sorta di power bank per questa persona, cioè voi riuscite a dare a questa persona luce, riuscite a dare a questa persona smalto ovviamente alla sua vita, cioè questa è una persona che diciamo sente veramente tanto, ragazzi, proprio la vostra mancanza, perché è una persona che evidentemente molto spesso ha bisogno di essere guidata. Questa è una persona che evidentemente a volte si sente sola, si sente molto fragile e al vostro fianco si sente molto più forte. Questa è proprio una persona opposta rispetto sicuramente a chi ha scelto la prima variante. Questa è una persona che sente tanto la vostra mancanza perché è proprio come se gli mancasse la luce, come se gli mancasse la sua guida, una guida anche interiore. Quindi è una persona che è molto legata a voi anche, diciamo, da un rapporto di anime, d'accordo? Quindi è una persona che veramente ha una visione molto pessimistica, diciamo, della vita quando non vi ha intorno, diciamo così, d'accordo? Anche quando magari non vi sente per pochi giorni, non sente la vostra voce, non legge i vostri messaggi, cioè questa è una persona che ha proprio bisogno della vostra gioia, della vostra vivacità o anche semplicemente della gioia e della vivacità che voi gli fate provare, d'accordo? Quindi è una persona che ha un rapporto veramente complementare con voi, ripeto, a prescindere dal rapporto che ci possa essere stato o ci possa essere fra di voi, anche in caso siate semplicemente amici, buoni amici, questa è una persona che comunque ha spesso proprio bisogno di sentirvi. Vediamo ora il secondo oracolo, cosa abbiamo? È appunto la vita senza di te, diciamo, è senza speranze, oscura, così deprimente. Ecco ragazzi, cosa vi ho detto? Mi manca la tua luce, l'ho appena detto. Allora, questa è una persona a cui mancate terribilmente, cioè questa è una persona che proprio vi sente visceralmente, quindi è una persona che ha proprio veramente bisogno della gioia che voi gli trasmettete, cioè voi date a questa persona la voglia di esistere, la voglia di provare, la voglia di usare, la voglia di tentare, la voglia di amare. Cioè siete proprio, come vi ho detto prima, cioè una sorta di bastone guida, siete proprio una luce per questa persona. Quindi è una persona che quando vi vede, in qualche modo, anche per pochi minuti, è come se in realtà questa persona rivedesse il sole, cioè gli batte forte il cuore. Questa carta, questo oracolo e anche ovviamente l'oracolo precedente sono appunto carte che in qualche modo tradiscono comunque un sentimento, Cioè anche in caso tra di voi ci sia stato fino ad ora semplicemente diciamo un bel rapporto di amicizia comunque o un rapporto di conoscenti o in qualche modo siate semplicemente colleghi, ecco che questa persona in realtà per voi prova qualcosa di più. Vi ripeto, questa persona per voi veramente prova qualcosa di importante perché per voi prova delle emozioni che riescono anche in quel momento magari a lenire delle situazioni difficili della sua vita, tutta quella oscurità di cui parlano questi oracoli e che come vedete viene ribadita due volte, appunto l'oscurità, cioè il concetto di oscurità, di vita non particolarmente vivace, deprimente, situazioni appunto senza speranza. Ecco che questa persona quando vede voi è come se in qualche modo si riaccendesse proprio la voglia di sperare, la voglia di osare, ripeto, la voglia di vivere, di progettare, di fare. Quindi riuscite veramente a dare quello sprint, quella carica in più che gli risulta fondamentale, quasi proprio per riuscire ad andare avanti, a superare gli ostacoli della vita, le situazioni negative della quotidianità. Cioè questa è una persona che effettivamente ha bisogno di voi anche nelle piccole cose, non per forza nelle grandi tragedie della vita, cioè è una persona che ha bisogno di voi sempre quotidianamente, una goccia al giorno, d'accordo? Perché siete un po' la sua speranza, la speranza anche, ripeto, di amare, di essere amata o comunque anche di sapersi in un futuro più positivo, d'accordo? Comunque ragazzi, in caso non vi vediate, non vi sentiate magari da tempo perché magari è una storia a distanza, perché magari questa persona si è dovuta assentare per esempio per lavoro o perché è una storia
con una persona impegnata, ecco che obiettivamente questa persona sta impazzendo, perché sono due oracoli, innanzitutto dal significato molto forte, malinconico, che denotano molta sofferenza proprio nello starvi ovviamente lontana questa persona, ma sono oracoli che effettivamente identificano chi in realtà vorrebbe stare sempre al vostro fianco, anche in caso non abbiate una storia, Quindi anche in caso questa persona magari non si sia mai in qualche modo aperta a voi, non si sia mai palesata rispetto a quello che prova per voi, non si sia mai dichiarata, d'accordo? Questa è una vera e propria dichiarazione, attraverso ovviamente questi due oracoli, seppur dall'aspetto non molto felice, perché comunque è una persona che non sta bene, sta impazzendo senza di voi, però obiettivamente comunque rappresentano una bella dichiarazione comunque di emozione e sentimento. Terzo ed ultimo oracolo, vediamo un po' appunto questa persona che cosa pensa. Ecco, questa persona si chiede: ma che cosa vedi in me? Cosa ti piace realmente in me? Cosa potrebbe effettivamente piacerti? Ecco, è chiaro, in caso voi siate comunque già una coppia, ripeto, più o meno libera, questa persona comunque si chiede più volte, si è già chiesta più e più volte che cosa effettivamente vi leghi ovviamente a lui o a lei, perché questa persona evidentemente ritiene quasi un dono, una sorpresa, una fortuna da parte appunto del destino l'avervi al suo fianco. Quindi molto spesso questa persona si chiede: ma cosa vede lui o lei in me di così tanto meraviglioso da averlo appunto al mio fianco? In caso ovviamente voi non siate una coppia, è chiaro che questa persona si chiede che cosa voi potreste effettivamente in qualche modo apprezzare di lui o di lei, appunto soprattutto nell'ambito di un rapporto di coppia o comunque nell'ambito di una vera e propria frequentazione, in caso voi in qualche modo per esempio vi fidanziate piuttosto che vi sposiate, piuttosto che appunto in caso voi possiate iniziare una vera e propria storia d'amore, d'accordo? Più o meno conclamata, più o meno alla luce del sole, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona ha interesse nel cercare di capire cosa effettivamente a voi piaccia di lui o di lei e cosa potrebbe piacervi di lui o di lei. Quindi è una persona che comunque tende anche a riflettere molto su ciò che potrebbe appunto rappresentare per voi un punto di forza nell'ambito ovviamente del rapporto, quindi è una persona che mira in qualche modo ad accontentarvi, comunque a venirvi incontro. Questa persona vuole piacervi, vuole far di tutto per diciamo capire, no? Scoprire cosa effettivamente possa a voi piacere di lui o di lei, in modo da riuscire a garantirvi sempre questo approvvigionamento, d'accordo? Quindi comunque una persona che pensa tanto anche a voi, cosa voi possa effettivamente piacere di lui o di lei. Ora cerchiamo di capire attraverso gli angeli del cuore di Doreen Virtue appunto come procederà il vostro rapporto, oppure ovviamente la vostra conoscenza chiaramente nel tempo. Vediamo un po'. Dunque, iniziamo appunto con il primo oracolo. Vale la pena di aspettare. Allora, in caso appunto, come vi ho detto poco fa, voi non vi vediate, magari non vi sentiate da tempo per svariate motivazioni, ecco che questo oracolo vi, diciamo, consiglia di non perdere le speranze né tantomeno la pazienza, poiché appunto questa potrebbe essere proprio la persona giusta per potervi riapprocciare appunto alle gioie dell'amore. Questa è una carta che vi invita appunto alla prudenza, che vi invita alla pazienza, non prendere comunque decisioni affrettate,
perché obiettivamente questa potrebbe essere, ragazzi, proprio la vostra anima gemella, ma è una carta che vi avvisa che questa relazione con questa persona richiede pazienza perché vi sono coinvolti diversi fattori, quindi o terze persone, in caso sia una persona per esempio impegnata, oppure perché sicuramente il vostro rapporto necessiterà di scelte e decisioni importanti, d'accordo? È un oracolo molto specifico, perché recita appunto il fatto che le libere scelte di questa persona, cioè della vostra anima gemella, vanno al di là del vostro controllo, d'accordo? E di conseguenza questa è una persona che evidentemente dovrà affrontare un cambiamento importante nella sua vita al fine appunto di giungere definitivamente a voi. Quindi vi viene consigliato comunque di aspettare, perché ovviamente ci dovranno essere evidentemente dei tempi maturi affinché evidentemente appunto il vostro rapporto possa raggiungere l'equilibrio massimo. Cercare in questo momento di imporre la vostra volontà o di forzare la situazione, ecco che provocherebbe un ulteriore rallentamento del rapporto o della frequentazione. Questo sia in caso siate già una coppia, in caso soprattutto non lo siate, d'accordo? Quindi sicuramente vi viene consigliato ovviamente di pazientare, di restare ovviamente in ascolto, di seguire il vostro intuito, ma di non cercare di forzare una presa di posizione da parte di questa persona, d'accordo? A prescindere da quale sia il vostro rapporto, in caso sia il rapporto con una persona impegnata, vi viene consigliato in questo momento ovviamente di non forzare la mano, ad esempio affinché questa persona lasci la compagna ufficiale. In caso il vostro sia un rapporto di amicizia, vi viene consigliato di non cercare ovviamente a tutti i costi di far confessare un sentimento altro a questa persona. Il momento evidentemente ad oggi, cioè nel momento in cui voi andrete a guardare appunto questo video, non è maturo, i tempi non sono maturi, richiedono ovviamente ancora un po' di tempo per potersi sviluppare nel miglior modo possibile. Questo è il vostro percorso karmico, d'accordo? Quindi richiede ancora un po' di pazienza e un po' di tempo. Però ovviamente gli oracoli, gli angeli di Doreen Virtue vi stanno comunque ribadendo il fatto che ne vale la pena, quindi questa potrebbe essere proprio la persona giusta per voi, la vostra anima gemella. Vediamo appunto invece il secondo oracolo. Allora, qui abbiamo alchimia. Allora, c'è una forte attrazione magnetica tra di voi. Allora, sicuramente ragazzi, in futuro, anche in caso il vostro rapporto non si sia approfondito più di tanto o comunque questa persona non si sia dichiarata, ecco che comunque inizierà a diventare sempre più chiara l'attrazione fisica, ovviamente, l'alchimia che ovviamente ci sarà tra di voi, anche perché proverete sensazioni piacevoli molto intense, ovviamente in compagnia di questa persona. Quindi sicuramente, ovviamente questa è una persona che in futuro inizierà a palesare quello che ovviamente prova per voi. Una persona che ovviamente vi rimanderà e contraccambierà ovviamente il vostro sentimento, le vostre emozioni, il vostro desiderio, e questa è una carta che parla di legame affettivo, quindi in caso tra voi e questa persona non ci sia nulla, ecco che sicuramente potrebbe proprio nascere qualcosa di più, quindi un vero e proprio rapporto, una frequentazione che partirà proprio da una profonda alchimia che voi andrete ad esplorare giorno dopo giorno, per esempio incontro dopo incontro, cioè sicuramente tra di voi nascerà proprio una grande passione, una diciamo scintilla scoccherà, ovviamente molto più chiara e molto più palese, che porterà a momenti di forte romanticismo, dove ovviamente il tempo, ricordate ovviamente l'oracolo precedente, e la pazienza faranno sicuramente buona luce al vostro futuro e al vostro percorso, d'accordo? Quindi una carta che parla di romanticismo, vedete, di gesti di tenerezza, di uno stare insieme che vi coinvolgerà molto e vi farà sentire molto affini, cioè una grande alchimia fra di voi, qualcosa di molto importante
importante che obiettivamente vi farà sentire effettivamente una cosa sola, eh. Quindi sicuramente un futuro molto bello, un rapporto che potrebbe proprio sfociare appunto in un rapporto ufficiale o comunque in una vera e propria frequentazione, però ovviamente a seguito di un percorso che richiederà un po' di pazienza, perché ad oggi i tempi non risultano ancora maturi. Vi ripeto e ribadisco comunque che lontana da voi questa persona sta assolutamente impazzendo e non vede l'ora di potervi ovviamente rivedere. È una persona che vuole piacervi, quindi è una persona che addirittura si chiede appunto come possa fare, cosa possa fare per in qualche modo aderire ai vostri gusti, è una persona che si chiede effettivamente cosa a voi potrebbe piacere o piace appunto di lui o di lei. Quindi questa è una persona che vuol far di tutto per poter ovviamente stare con voi, ma vi ripeto perché è una persona che sente proprio la vostra mancanza da un punto di vista viscerale, da un punto di vista di anime, sicuramente un rapporto che comunque ovviamente vedrà anche la nascita di un legame molto importante, proprio perché in qualche modo voi saggerete l'alchimia appunto che vi lega incontro dopo incontro, dialogo dopo dialogo, quindi qui ci sarà veramente un bel rapporto che partirà anche da basi di passione, comunque romanticismo ovviamente molto importanti, quindi un presente di riflessione e se vogliamo anche di sofferenza per questa persona che comunque per svariate motivazioni deve starvi in questo momento appunto lontana, ma sicuramente un rapporto che si costruisce nel tempo con un po' di pazienza in riferimento al momento presente, ma poi sicuramente un rapporto che prenderà piede ovviamente in futuro in maniera direi anche molto bella, con incontri dove la passione appunto l'alchimia si faranno sicuramente sentire. D'accordo? Dunque, stesa ovviamente molto bella, veramente molto sentita, è una stesa ricca di emozioni di questa persona ovviamente nei vostri confronti. Come sempre ragazzi, mi raccomando, buon percorso karmico, pazienza un po' per il momento presente e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto!